Negli ultimi anni abbiamo visto la nascita di exchange, wallet, DeFi, ma in questo momento sta nascendo un po' un'evoluzione. Non è una banca, non è un exchange, non è semplicemente un wallet, vengono chiamate neobank Web3, un ecosistema che cerca di semplificare l'accesso, la spesa e la DeFi, perché oggi, pur semplice che sia rispetto ad anni fa l'ingresso nel mondo cripto, ma non è comunque per i nuovi utenti così una passeggiata, avere exchange, avere magari un wallet non custodial, più app per gestire la DeFi e pagamenti euro e cripto. Queste neobanche cercano di unire tutto ciò, magari un IBAN bancario, possibilità di pagamenti e conversioni cripto fiat, accesso alla DeFi, wallet non custodial e magari anche swap cross chain a portata di click senza che l'utente debba capire che stia facendo un bridge. Quindi semplificare, questo ecosistema e collegare la finanza tradizionale alla finanza Web3. Ad esempio, per capire un po' di cosa sto parlando, qua vi esce l'immagine in sovraimpressione sul mio canale, potete trovarne alcune, ad esempio Blip, per chi la conosce, se no andatevela a vedere sul mio canale YouTube. Le più interessanti appunto sono quelle native, nate direttamente su blockchain, dove permettono di avere un wallet non custodial, gestire stablecoin, pagamento e anche rendimenti DeFi. Sono suddivise in layer, abbiamo appunto il layer bancario dove noi possiamo bonificare dal nostro conto a un altro conto sempre intestato a noi, ehm, euro che poi possono venire convertiti in cripto oppure lasciati in euro e effettuare pagamenti con una carta Visa, Mastercard o comunque di un partner di terze parti. Il layer crypto, che può essere custodial o non custodial, dove gestire stablecoin, Bitcoin, Ethereum e accesso alla DeFi. L'accesso alla DeFi viene fatto appunto con il layer blockchain, dove abbiamo DeFi, staking, swap e bridge, tutto in modo molto molto semplificato. I vantaggi sono ovviamente l'accesso globale, non dipendono da un unico paese, poter spendere cripto, poter avere tutto quello che serve per gestire le proprie cripto, compreso euro, fiat, rendimenti DeFi, in un'unica applicazione senza doverne usare una decina. Ovvio, non è ancora tutto perfetto perché sta avvenendo un'evoluzione, quindi ci possono essere magari errori, nuove tipologie di regolamentazione, ovviamente anche se si usano wallet non custodial, le carte sono soggette a KYC, quindi comunque abbiamo un riconoscimento del cliente anche perché gestiamo magari un conto. Quindi questo è la direzione corretta che sta prendendo il settore, che sia tutto corretto e fatto bene in questo momento, alcuni nì, altre meno, però la direzione è questa. Tra 1, 2 anni ci saranno molte più app, fintech, neobanche Web3 meglio strutturate rispetto magari a quest'anno e all'anno precedente. Già si sta facendo dei passi enormi. E se ci pensiamo è un cambio di paradigma importante perché poco tempo fa, pochi anni fa, non avremmo mai pensato che finanza tradizionale, cripto e blockchain si potessero unire tutte insieme. Abbiamo sempre pensato che son fatti per farsi la guerra, erroneamente ovviamente. Queste cose possono migliorare una rispetto all'altra e convivere tutti insieme e questa lo dimostra, l'unione di questi 2 mondi per portare efficienza, stabilità, controllo, tutto in un'unica app, in un mondo che ormai è sempre più digitale. Queste neobanche sono una fase di transizione, il ponte tra finanza tradizionale, cripto e blockchain e sicuramente saranno un punto d'ingresso e magari tra qualche tempo anche quasi un punto finale, per la crypto economy e per onboardare nuovi utenti che finora stanno guardando magari un po' con diffidenza, non tanto per la volatilità settore che perché magari non guardano oltre la speculazione, ma proprio perché c'è difficoltà di approccio. Fammi sapere nei commenti se utilizzi delle, neobanche, quali, se ti trovi bene, se hai avuto dei problemi, insomma, parliamo di questa cosa che sicuramente porterà innovazione, tecnologia, usabilità in un mondo che finora l'usabilità è ridotta al minimo. Ti interessa l'argomento, vuoi un approfondimento su una neobank specifica o se vuoi magari dei confronti tra quelle più centralizzate, quelle decentralizzate, quelle che sono un po' più
crypto friendly o friendly per quanto riguarda la privacy, me lo fai sapere nei commenti. In base alle vostre richieste andrò a strutturare i prossimi contenuti. Ciao.